Secondo voi, se si torna nel Roero, in particolare a Priocca... Avevamo lasciato un conto in sospeso, ragazzi, la scorsa estate. Non eravamo riusciti a parlarvi del fritto misto. E se si parla di fritto misto alla piemontese, c'è un posto dove dovete venire. Il centro a Priocca. Eravamo già dentro, ma per fare questa scenetta ci siamo chiusi fuori. Ci siamo chiusi fuori. Fritto misto alla piemontese. Uno dei piatti più famosi e più prelibati della nostra cucina. E siamo venuti qui al centro, a Priocca, dove sono i numeri uno a farlo. Non diamo per scontato il fatto che tutti sappiano che cos'è il fritto misto alla piemontese. Francia, hai studiato? Piatto povero. Da tradizione contadina il maiale veniva macellato in casa, venivano fatti tutti gli insaccati, tutte le procedure di preparazione, salami eccetera, ma le parti più delicate, le frattaglie, dovevano essere consumate subito perché non c'era il frigorifero. Da qui l'idea geniale di friggere tutto il giorno dopo la macellazione ed era una grande festa. Amici, parenti, vicini a scofanarsi 18, 20, 30 pezzi di fritto. Poi ovviamente con il tempo questo piatto da piatto povero si è trasformato in piatto amato dall'aristocrazia. Hanno incominciato ad aggiungere anche tagli nobili e qualche pezzettino dolce come la frutta e il semolino o gli amaretti, mi suggerisce Gianni. E aggiungerei, questo racconto fa già scopa con due cose che conoscete molto bene. A, del maiale non si butta via niente. B, fritto è buono tutto. Cascina Melognis, 100% Pinot Nero, uno spumante che vuole essere proprio caratteristico della nostra zona, acciaio e legno, per poi fare un liqueur de tirage che però avviene solamente con il metodo solo uva. Invece di aggiungere zuccheri selezionati aggiungiamo solamente mosto d'uva. Una chips di patata, tartare di cipolla, uno spumo di besciamella e una polvere di porro. Di fianco trovate un peperone di carmagnoli in agrodolce con acciuga del Cantabrico, olio d'oliva e del dragoncello. Niente da dire perché qui è sempre tutto incredibilmente delizioso. Arrivo dalla cucina, sono un po' preoccupato perché le porzioni non sono proprio piccole. La nostra parte i panificati, focaccia, olio e rosmarino e pane bianco. In alto a sinistra trovate il bazzoà, quindi il piedino del maialino che viene sobbolito in acquaceto e in panate fritto. Proseguiamo con la costoletta di agnello, semolino dolce, cavolfiore. Come salse vi consigliamo sul bazzoà bagnetto verde, sull'agnello bagnetto rosso, sul semolino la cugnà e la cavolfiore, la parte vegetale, la consigliamo sempre un po' in accostamento un po' a tutto. Ecco. Vi proponiamo un vino di una cantina che ci sta particolarmente a cuore, che è quella di Cascina Chicco, e il suo Arneis Riserva. Siamo esattamente a Canale, loro erano macellai, poi si sono dedicati alla produzione del vino. Fa ovviamente vinificazione in acciaio con batonnage e poi fa 12 mesi di affinamento, metà in acciaio e metà in tonneau francesi. Primo servizio, 4 pezzi, costoletta di agnello fritta nel panco, piedino di maiale, semolino fritto e cavolfiore. In abbinamento l'agnello con il bagnetto rosso. È sempre un piacere tornare in questa cucina. Ci sono, quando si trovano gli agnelli sardi, non sempre si ha la possibilità di avere la materia prima locale. Non lo puliamo completamente perché non mi piace tirare via tutto il grasso. Il grasso da condimento. Esatto. E poi andiamo a porzionarlo. La carne, quando facciamo il fritto, è l'ultima cosa che viene tagliata perché poi dà via il sangue e quindi è sempre meglio andare a tagliarla poco prima del servizio. E si vola subito. Sono curiosissima, vado subito ad assaggiare il piedino di cui abbiamo visto tutta la preparazione in cucina. Ah, questi sono i piedini di maiale Sì. che hanno cotto. Sì, che han cotto ieri. Questi vengono rasati tutti quanti con la lametta, dopodiché vengono lasciati sotto l'acqua corrente, lavati per bene, vengono messi in acqua con un po' di sale, si fanno bollire all'incirca 4 ore. Quando sono cotti si lasciano all'interno della propria acqua, dopodiché bisogna disossarli, togliere tutte le ossicina, anche tutte quelle all'interno. Quindi andiamo a cercare di ricomporlo come era prima. Andandolo a chiudere così lui si compatta per bene. È una parte molto grassa, è deliziosa. Ho lasciato che Franci vi parlasse delle carni e quindi io vi parlo del resto, in questo caso cavolfiore, che è l'unico elemento presente al tavolo sul quale potete mettere una qualsiasi delle salse che ci hanno portato. La frittura è davvero perfetta, ragazzi. E attacchiamo il semolino.
Noi lo sapete, siamo piemontesi, quindi questo piatto non è la prima volta che lo mangio nella mia vita, ma l'ultima volta credo di averlo mangiato quando avevo 10 anni, età in cui non capivo nulla e volevo mangiare solo l'amaretto e la mela e tutto il resto lo scartavo. Forse arrivavo al semolino. Probabilmente dovevo accompagnarlo con l'altra salsa, ma devo dire che ci sta bene anche col bagnetto rosso. Secondo giro di frittura. Come detto, non viene fritto tutto insieme, ma ogni passaggio ha il suo momento di frittura. Consiglio spassionato, saltate la colazione. Non vi dico di saltare anche la cena perché ve ne accorgerete da soli che sarà il caso di saltarla. In alto a sinistra la griva, quindi la polpettina di fegato e salsiccia di maiale con all'esterno la retina del muscolo del maiale. Possiamo con la bistecchina di lonze di maiale impanata fritta, formaggetta di capra di langa impanata fritta per finire il subric di patate. Il Predappio Sangiovese 2021 di Chiara Condello, piccola viticoltrice e ristoratrice anche, da Fiumana di Predappio, che lavora su a malapena 5 ettari. Tra le espressioni secondo me più belle ad oggi che ci sono nell'Emilia Romagna di questo vitigno, è famoso per essere sempre di quei vini molto molto impegnativi, molto intensi. Tutte le sue vigne sono coperte da questa immensa distesa boschiva che quindi gli dona grandissima biodiversità e freschezza. Secondo passaggio di fritti che sono andato testé a inquadrare in cucina per farvi vedere come vengono fritti. Avete di nuovo 4 assaggi. Cominciamo dalla griva, che è questa fantastica polpettina di cui abbiamo anche avuto un anticipo di assaggio in cucina. In estrema sintesi, metà impasto di salsiccia e metà fegato di maiale. Il tutto avvolto nella retina di maiale, ma ve la faccio raccontare meglio dalla chef. Buonissima. Questa è tenuta a bagno nell'acqua, meravigliosa. Allora, questo è un impasto fatto con la salsiccia mista di maiale e vitello, all'interno c'è il fegato e poi viene condito con delle spezie. Parmigiano, si va a mischiare bene il tutto, lo si lascia riposare almeno 10-12 ore di modo che l'impasto diventa bello compatto e anche il gusto diventa bello uniforme. Andiamo a mettere una porzione all'interno della rete, andiamo a chiuderla. Sposto la griva perché sono curiosa di assaggiare la milanese di lonza di maiale. Lo so che è un commento da bambini, ma io mangerei questo sempre, tutti i giorni. Importante da sapere, in questo posto se venite da gennaio a marzo troverete solo il fritto misto, perché questo è il periodo per il fritto misto alla piemontese. Per tutto il resto dell'anno fanno un menù degustazione e un menù alla carta, rivolgersi al precedente video che abbiamo già fatto su questo posto. Questo invece è subric, una quenelle di patate, tuorlo d'uovo, impanata nella farina e fritta. E per non farsi mancare nulla, perché non friggere anche il formaggio? In questo caso di capra, questo non credo nemmeno sia il caso di assaggiarlo. Formaggio di capra fritto, fate un po' voi. E infatti. Quando è che un fritto è buono? Quando vi arriva al tavolo che è caldo, croccante e asciutto. E nel frattempo si spadella il fegato e la salsiccia e si friggono finocchi, amaretti e basta. Fegato di vitello dove abbiniamo il bagnetto verde, salsicce di maiale dove andiamo a abbinare il bagnetto rosso, l'amaretto dove abbiniamo la cugnà e il finocchio appunto è un accostamento a tutto. A voi. Mi piace molto questa cosa che ogni passaggio è composto da 4 assaggi, 3 che vanno a sposarsi ognuno con una delle 3 salse in tavola e poi ce n'è uno che è jolly e che potete utilizzare con qualsiasi salsa o anche da solo. Il problema è un po' ricordarsi con quale salsa va quale pezzo, ma poi alla fine ragazzi, anche se sbagliate, comunque cadete in piedi. Questo è un piatto super tecnico, non è una frittura di paranza, di pesciolini, si butta tutto dentro e si mangia in spiaggia in un cartoccio. Qua ogni pezzo ha la sua impanatura, il suo grasso, il suo tempo di cottura, la sua preparazione pre-cottura e tutto deve essere cucinato di modo tale che sia pronto nello stesso identico momento, di modo tale che arrivi al cliente caldo, fragrante e delizioso. Ogni padella ha delle tempistiche di cottura diverse, quindi prima va giù uno, poi va giù l'altro, padelle separate, ma quando si tira su in contemporanea. Perché l'obiettivo finale è fare in modo che il cliente abbia tutto contemporaneamente. Esatto. Per facilitare il cliente vi incasinate voi in cucina, giustamente. Esatto. Padella, olio pulito, si frigge i 4 pezzi, l'olio si butta via,
si friggono altri 4 pezzi, ma non vado mai a portarlo in più fritture. Questo è fegato di vitello. La chef ci spiegava che rispetto al fegato di maiale che usava una volta lo preferisce per la delicatezza e la morbidezza. Disclaimer: abbiamo inquadrato un po' tutto in cucina, quindi quelli di voi un po' sensibili a cuore, cervello, fegato sono avvisati. Per tutti gli altri interessati, incuriositi e che vogliono imparare cose che non hanno mai visto, vi faccio vedere una cosa che non avevo mai visto neanch'io: un intero fegato di vitello che hanno lavorato in cucina. Questo è un fegato intero. L'ho sempre usato di maiale, però negli ultimi anni preferisco il fegato di vitello perché è più dolce, più morbido, a me piace molto di più. Faccio il fegato di maiale per fare la griva, con la salsiccia, secondo me lo sposalizio è perfetto, e invece per farlo in padella con il burro e la salvia uso il fegato di vitello. Questo finocchio e la sua frittura mi ispirano tantissimo. Un po' di bagnetto rosso e l'accostamento giusto non me lo ricordo, però è buono. Adesso facciamo un omaggio alla zona del Roero, quindi siamo nella riva sinistra del Tanaro. Questo è il vigneto eroico Anime Nere 2021 di Manuele Priolo, stupendo sia a livello visivo che a livello di qualità di vino. Stiamo parlando di un clone di un nebbiolo che è completamente sconosciuto e che Manuele invece è riuscito a vinificare nel miglior modo possibile. È un amaretto, ragazzi, lo prendo con le mani. A proposito di alternanza dolce e salato, l'amaretto fritto, una prelibatezza. In generale è proprio questa la parte interessante, l'alternanza di sapori tra dolce e salato, la ferrosità del fegato, la dolcezza dell'amaretto e la croccantezza del finocchio. Buonissimo. E chiudiamo con la salsiccia che, come potete vedere, non è stata impanata ma è stata fritta, e bagnetto rosso. Non c'è un elemento fuori posto. Secondo avviso ai naviganti: non solo se volete provare il fritto misto in questo posto ci potete venire solo 3 mesi all'anno, ma vi consiglio anche caldamente di prenotarlo con un po' di anticipo, perché ci sono persone che vengono a mangiarlo qua tutti gli anni e prima di uscire riprenotano per l'anno successivo. Per darvi l'idea. Per quelli di voi che potrebbero dire: sì, ma mi state fregando, poi lo so che esco di lì, ho ancora fame, non si mangia abbastanza. Ok, vi do un indizio del fatto che si mangia abbastanza. Le vedete queste? Sono focaccine, probabilmente deliziose. Siamo a metà percorso e sono ancora lì. Franci, focaccine. Focaccine, franci. Come vedete non le ha neanche toccate. Sono una professionista. Se fossi una professionista le avresti mangiate. Un'insalatina per spezzare un attimo, per pulire un po' il palato. All'interno trovate anche della frutta, in questo caso trovate dell'ananas, mirtillo, lampone, della kekenji e del melograno, condito con una piccola vinaigrette fatta da noi. Insalatina tra un atto e l'altro. Fidatevi, sarete contenti di questa insalatina perché è lei che vi aiuterà ad arrivare in fondo. Perché non è mica finita qui, eh? Tra poco inizieremo con la parte più nobile del fritto, quindi in abbinamento non possiamo che non andare con il più nobile dei nostri vini piemontesi. Andiamo sul Barolo, Perno 2021 di Cadi Press. Siamo quindi a Monforte, proprio in località Perno. Questa è la loro primissima annata, che viene definita proprio da cru. Hanno iniziato ovviamente nel loro garage di casa, essendo una produzione veramente microscopica, e ad oggi sono tra le più conosciute e le migliori giovani produttrici che abbiamo oggi in Piemonte. Siamo tornati in cucina e si continua a friggere. Momento zucchine. Filetto di maiale, ma in questo caso viene fritto nel burro, cuore di vitello, melanzana e zucchine in pastella. Da questo momento in avanti noi vi consigliamo di andare a ridurre o rimuovere le salse all'interno del fritto per riuscire a fare tutto il percorso, anche perché adesso arrivano le parti un po' più nobili e interessanti del fritto. Siamo giunti al quarto atto. Ora si vede chi ha la stoffa per andare avanti, ragazzi? Cominciamo da quello più particolare, il cuore. Siamo andati in cucina a vedere la preparazione del cuore, quindi i più impressionabili di voi, questo è il momento che potete skippare. Tutti gli altri curiosi vi consiglio di rimanere, non solo perché io un intero cuore di vitello lavorato in cucina non l'avevo mai visto. Questo è come si presenta, è meraviglioso. E poi viene pulito tutto l'esterno. Il cuore, una volta ripulito di tutte le sue membrane, di tutte le sue parti un po' più grasse e un po' più ostiche da mangiare, si comporta come tutti gli altri muscoli, quindi alla fine vi affettano delle bistecchine di cuore che, se non vi dicono che cos'è, probabilmente neanche lo sapete. Toglie tutte le nervature che ci sono all'interno, cosa rimane è solo, diciamo, muscolo pulito. Devo dire che è tutto fritto talmente bene e la materia prima è talmente di livello che è tutto incredibile, ragazzi. E
Diversamente da quello che potreste pensare, non sa tutto della stessa cosa perché è tutto fritto, perché ogni ingrediente vi risalta in bocca nonostante sia fritto, e ci hanno consigliato da questo momento in avanti di non abbinare più le salse, non perché non ci stiano bene insieme, ma perché rischiate di non arrivare al fondo. E se ve lo dicono loro, il filetto di maiale è una bomba, fritto nel burro. Io sento burro, sento della bontà. Bastoncino di melanzana, non so se esiste una cosa più buona della melanzana fritta al mondo, poi se è fritta da Dio. Zucchine, per la precisione, buccia di zucchine, quindi la parte più interessante e meno acquosa. Pronto nuovo set di panatura in cucina. Nell'ordine rane, anelli di cipolla, foglie di salvia e le creste che sono già state fritte poco fa. È incredibile come sono organizzati in cucina, tutto rigorosamente in ordine, anche nel momento in cui c'è lo stesso atto, quindi vi arriva il piatto con 4 assaggi. Quei 4 assaggi hanno comunque tempi differenti. A ogni stazione c'è una persona che frigge una cosa diversa e si devono tra di loro aspettare per far sì che chi abbia i tempi di cottura più lunghi possa uscire insieme a chi ha i tempi di cottura più brevi. Anello di cipolla, cresta di gallo, cosce di rana, lumaca, salvia fritta. I piatti si rimpiccioliscono. Per fortuna io adoro le coscette di rana. Il gusto è molto neutro, ragazzi, molto simile al pollo. E chiaramente anche delle coscette di rana. Se non fosse chiaro, siamo qua dalle 9 del mattino, anzi siamo qua da ieri sera. Anche delle coscette di rana abbiamo seguito tutta la pulitura e la lavorazione. La rana intera. Andiamo a staccare la coscia, Sì. a staccare dalla sovraccoscia alla coscia sotto. Andiamo a spingere, andiamo a capovolgere, quindi a fare una sorta di... Ah, al contrario, a rovesciarla. Lo prendo. Di modo che diventi un boccone. Esatto, quando si mangia non sia ossa, non sia nulla, solo polpa. Bello. Non vi nascondo, ragazzi, che oltre alla complicazione del fritto che vi abbiamo già spiegato, si somma anche la complicazione della pulizia e della lavorazione di tutti i pezzi di carne, come le rane, come i piedini di maiale, come il cuore. Ci sono proprio degli ingredienti che non sono di facile gestione, ecco, mettiamola così. Inequivocabilmente cresta di gallo. Io oggi penso che Piero Benevelli sia una delle espressioni più belle e pure che abbiamo del Barolo nella zona di Monforte. Siamo a Ravera, 2019, quindi la parte più bassa e più meridionale della zona del Barolo. E mentre Giano riprende in cucina, lumachina, anellino di cipolla, perché abbiamo dovuto dividerci, ragazzi. Giano viene chiamato in cucina ogni 2x3 per farvi vedere le fritture e io rimango seduta al tavolo a presidiare. E fogliolino. Cervella, filone, trippa e peperone. Atto numero 5. Per non gettare la spugna abbiamo deciso da questo atto in avanti di fare un piatto solo tra me e Franci. Siamo un po' diludendo, stiamo perdendo colpi rispetto a quando è stato aperto questo canale, mi rendo conto, però non ci piace l'idea di sprecare il cibo, quindi da questo momento in poi dividiamo. Nel quinto atto trovate, nel sesto, in questo atto trovate cervella, filone, trippa e peperone. Allora, il peperone non ve lo spiego, dovremmo più o meno essere tutti in grado di capire di cosa si tratta. Il filone, che forse alcuni di voi non sanno che cos'è, altro non è che il midollo, che è stato rigorosamente lavato, pulito, c'è una membrana che gli va tolta e porzionato e chiaramente fritto. I filoni vanno puliti, quindi si prende il filone, si deve togliere tutta la membrana in questo modo qua, che questo è fastidioso poi quando arriva in bocca. Lasciamo ancora sotto l'acqua e poi viene fatta bollire. Abbiamo filmato il cervello da crudo, non ve lo facciamo vedere perché ci rendiamo conto che è un po' pulp, però è super interessante come piatto, era proprio quel pezzo che io da bambino non mangiavo perché non capivo una mazza e non vedo l'ora invece oggi di assaggiarlo. Va pulita dalla pellicina esterna, questa l'abbiamo pulita ieri mattina, cotta ieri sera, stanotte ha riposato, lei è bella, compatta. Ottenuto questo lavoro, andiamo a porzionarla. Sembra un cavolfiore a tratti. Partirò da questo bastoncino di filone. È buono, non l'ho mai assaggiato. È buono e il fritto fa veramente la differenza. Vado subito di cervello. Cervello. Sul cervello non abbiate fretta. Peperone. E chiudiamo con questo snack di trippa. Patatina super croccante. Animella, carciofo, testina. Testina, carciofo e animella.
testina bollita, mettiamo dentro degli aromi, mettiamo un po' di rosmarino, un po' di salvia, un po' di pepe, grani in pepe, quindi viene fatta bollire 4-5 ore, la mettiamo in uno stampo dove viene pressata, deve rimanere bella compatta, dopodiché andiamo a tagliarla a piacere, viene tagliata così, poi viene impanata e fritta. Molto buona perché essendo in carpione ha un'acidità molto spinta ed è veramente piacevole. Carciofo. Le lasciamo sotto l'acqua un paio d'ore, poi le mettiamo comunque col ghiaccio, acqua fredda, e queste verranno cotte domani mattina e poi vengono porzionate come hai visto con la cervella. E Animella. Un grande moscato d'autunno 24 di Saracco. Questa è una cuvée che tutti gli anni cambia perché le 3 vigne più belle di ogni annata Paolo Saracco decide di metterli in una cuvée a parte in cui in vigna fa fare una vendemmia tardiva e poi in cantina va a bilanciare quello che è il residuo zuccherino, quindi troveremo un moscato buonissimo ma con anche una grandissima acidità. E chiudiamo con la frutta, ovviamente rigorosamente fritta. Questo sarà un lungo video di padelle con oli bollenti che friggono cose, perché Franci mi ha costretto ad andare in cucina a inquadrare letteralmente tutto quello che è stato fritto. In questo momento ho inquadrato delle fette di mela che stanno friggendo. Siamo arrivati alla fine, siamo all'ultimo atto che è quello della frutta e della crema, scusate. La crema non l'ho presa. Non l'hai presa? No, pensate di poter fare a meno della frittura della crema o vi devo far vedere anche quella? Franci, saremo tipo a 1 ora e un quarto di video in questo momento, così faccio una stima. Qui proseguiamo con la mela, la pera e la crema con interno limone e arancia e poi fritta. Con la carne e il salato siamo quasi KO, ma sono certo che sia io che soprattutto Franci uno spazietto per la frutta e il dolce sicuramente lo troveremo, vero Franci? Se la frutta me la fai fritta, sì. Ultimo passaggio, mela fritta, pera fritta, crema fritta. Se per caso fossi sazio e non riuscissi a proseguire, te la mangio io la crema. Le frittelle di mele, l'invenzione più geniale del mondo. I colori, Franci. Rosso, rosso pompeiano, arancio aragosta, viola, viola addobbo funebre, blu tenebra. E pera. E questo è quello che abbiamo bevuto. Una ganache cioccolato bianco olio d'oliva, sorbetto d'arancia e una cialda al miele. Il gelato per il momento non è fritto, ma ci stanno lavorando. Facciamo il savoiardo, all'interno andiamo a mettere una marmellata di ananas e rosmarino, poi lo friggiamo. Una gelatina al mango, una sfera al mascarpone con un cuore liquido al caffè e per finire sul cubo avete un savoiardo fritto con interno una marmellata all'ananas e rosmarino. E si chiude in bellezza con la piccola pasticceria, ma soprattutto il savoiardo fritto. Improvvisamente mi si creano degli spaziettini inaspettati nello stomaco. Mentre siamo qui nella piccola pasticceria e abbiamo ancora un briciolo di lucidità, vi diciamo che il prezzo per questo pranzo è di 120 euro, vini esclusi. Seconda cosa, è molto complicato prenotare, soprattutto nel weekend, perché è richiestissimo venire a fare questo pranzo o cena a base di fritto. Magari in settimana avete chance maggiori. 3. Il lavoro che fa Elide in cucina è incredibile. Ci raccontava che la prima settimana c'è mega entusiasmo nel momento in cui inizia a fare questo menù, poi inizia un po' ad odiarlo perché vanno avanti 3 mesi dedicandosi interamente a questo menù, quindi è assolutamente un unicum all'interno del panorama piemontese. Che dire, pranzo pazzesco, esperienza incredibile, fritto misto alla piemontese con un sacco di altri piatti piemontesi, spaccano di brutto.